dopo il video di Brescia e dopo quello sulla Franciacorta ce l'avete chiesto in tanti, quindi eccoci di nuovo, qui in provincia di Brescia, sul lago di Garda. Ma nonostante questo video è dedicato al lago di Garda, non iniziamo sull'acqua, iniziamo su un prato circondati da ulivi. Perché? Perché siamo in un frantoio. Visitiamolo. Il frantoio Manestrini produce esclusivamente olio extravergine d'oliva e lo fa da oltre 60 anni. All'inizio la produzione era solo per la famiglia, ma l'azienda è cresciuta nel tempo e ora si cerca anche di legare l'olio al turismo. Ecco perché ci sono tour come questo, per far conoscere un'eccellenza italiana profondamente legata al territorio. Noi ad esempio non sapevamo che sul lago di Garda si facesse l'olio. Essendo qui a maggio possiamo vedere gli ulivi in fiore, i frutti invece saranno maturi e pronti per la raccolta ad ottobre. Però la cosa importante per fare un olio di qualità, oltre a prendere il frutto fresco, è portarlo immediatamente al frantoio. Dal momento della raccolta alla macinatura possono passare non più di 24 ore, proprio per far sì che l'oliva rimanga fresca. La lavorazione è molto semplice per ottenere praticamente del succo d'oliva puro. E poi si parte subito con una degustazione perché è l'ora della seconda colazione qui, Esatto, quindi pronti via, andiamo a degustare. Assaggiamo 5 diversi tipi di olio e sì, fare questi rumori è necessario per assaporare al meglio. O almeno questo è quello che ci dicono, ma il prodotto di punta è il Garda DOP, fatto solo con olive del lago di Garda e quindi con una produzione limitata. Le bottiglie sono addirittura numerate. Anche il sapore è molto intenso, si sente più l'amaro, il piccante che arriva. Comunque di degustazioni di vino ne abbiamo fatte tante, di olio meno. Voi avete mai fatto una degustazione d'olio? Sì, veramente. Ecco, lui ha già fatto quello che dovreste fare anche voi adesso. Ottimo, stavamo solo aspettando l'autorizzazione. Ok, esatto. Il via ufficiale. Visto che si è fatta l'ora di pranzo, dopo la degustazione siamo rimasti al bar e bistrò del frantoio. Martina felicissima di avere un vassoio di bruschette e focacce solo per lei. E ora che abbiamo raccolto un po' di energie, facciamo una passeggiata. Parcheggiamo di fronte al Museo Civico Archeologico della Valtenesi e saliamo alla Rocca di Manerba con la nostra guida Carla. Qui troviamo i resti di un castello medievale con triplice cinta muraria. Non era il castello di qualche signore, una residenza privata. È sempre stata una fortezza per difendere questo territorio. Proprio per via della sua funzione militare è stato costruito in alto, sulle scogliere che dominano il lago. Per questo è un ottimo punto panoramico. Panorama niente male. Una piccola nota, anche se ci vedete tutte quelle persone non si potrebbe salire sui resti delle mura medievali, questo per non rovinarle. #sapevatelo. Da qui il panorama bellissimo. Comunque nonostante questi 40 gradi di agosto, siamo sempre a maggio, comunque proviamo a scendere da questa strada che è un po' ripida ma ci porta giù al parco. La Rocca di Manerba è infatti all'interno di una riserva naturale e non è a picco sul lago. Sotto di lei ci sono dei campi e delle macchie boschive attraversate da sentieri, in genere più semplici di quello che stiamo percorrendo noi. Quindi noi siamo partiti da lì su Sì. e siamo arrivati a Punta Sasso, che è quest'altro piccolo punto panoramico. Si vede quella bella spiaggia, quella è l'isola dei conigli, che non andremo a vedere questo giro, Ma è lì. Bello da qui. Decisamente. Caldo, ma ne vale la pena. Magari veniteci la mattina, non come noi alle 2 del pomeriggio. Esatto. Bene. Per tornare indietro scegliamo un'altra strada. Oserei dire ovviamente non torniamo facendo quella salita lì. Dal quadrivio infatti procediamo verso sud-ovest in modo da tornare al parcheggio con una via più breve, più facile, più che più breve perché non è più breve, è più facile. Spuntiamo al Museo Civico Archeologico della Valtenesi, in cui entriamo per vedere il modellino che ci mostra come doveva essere il castello. Qui ci sono anche diversi reperti trovati in zona. La Rocca di Manerba infatti non è solo una riserva naturale, ma anche un parco archeologico in cui sono stati trovati oggetti di diverse epoche, dal Medioevo fino alla preistoria.
come ad esempio la tomba con più di 4.000 anni che era incastonata nelle falesi intorno a Punta Sasso e che è stata trasferita qui. Ma avviciniamoci un po' di più all'acqua e passeggiamo sul lungolago di Salò. Questa città è stata per secoli, a partire dal XIV, il capoluogo della Magnifica Patria, una federazione di comuni uniti a rivendicare la loro indipendenza da Brescia e Verona. Indipendenza che riuscirono più o meno a mantenere grazie anche all'influenza di Venezia, ma fino all'arrivo di Napoleone. A quell'epoca non c'era il lungolago, ma case dei pescatori affacciate direttamente sull'acqua. Nel 1901 però la città cambia completamente faccia a causa di un terremoto, ma grazie anche all'intervento di Giuseppe Zanardelli, allora presidente del Consiglio dei Ministri, la città viene splendidamente ricostruita con il nuovo lungolago nelle aggraziate forme dell'Art Nouveau. È in questo periodo che Salò diventa anche una meta turistica per i ricchi nord europei che vogliono passare gli inverni in zone più miti. Non tutti gli edifici però sono andati distrutti durante il terremoto. Uno dei più antichi è il Duomo di Salò, che nonostante gli esterni non terminati racchiude ricche decorazioni di varie epoche. E dopo questa passeggiata abbiamo deciso di fermarci per un aperitivo, dato che è pieno di locali qui sul lungolago, e abbiamo preso qualcosa di molto tipico. Apertas, che è Aperol e cedrata Tassoni, una cedrata proprio tipica di qua di Salò, la facevano qui in un palazzo, adesso si è spostata fuori, ma è veramente buono. Niente male, molto molto dolce, ci sta. E poi siamo proprio di fronte al lago, ci hanno dato il tavolo proprio che guardiamo il lungolago e non ci dobbiamo spostare molto per andare a cena. Infatti ceniamo sempre sul lungolago, alla locanda del Benaco, per assaggiare specialità di pesce di lago, come il carpaccio di trota affumicata con mela verde, cipolla al lampone e polvere di cappero. Ma proviamo anche io una battuta di carne e Gio dei ravioli conditi col bagos, un formaggio locale. Siamo arrivati al piatto principe di questa cena, salmerino in crema di piselli profumata alla liquirizia, pesce di lago, e vediamo un po' com'è perché sono molto molto curioso. Molto molto buono. La spolverata di liquirizia lo rende davvero speciale. Concludiamo la serata con torta di rose e semifreddo alla fragola per Martina. Detto questo, buonanotte, ci vediamo domani. Buongiorno amici. Allora, siamo andati a dormire, ci siamo risvegliati e questo è l'hotel in cui stiamo. È un po' complicato da spiegare perché in realtà questa non è una stanza, cioè questa è la nostra stanza, ma all'interno del nostro appartamento. Sì. Poi vabbè, noi siamo persone semplici, la suite ci sarebbe andata benissimo, però hanno insistito. E quindi cosa fai? Rifiuti l'appartamento con la piscina privata, la cucina. Che non useremo perché no. E ragazzi, questa stanza è wow. Comunque ci troviamo all'Eden Reserve Hotel & Villas, che ha una parte dedicata al boutique hotel con le sue suite, e poi ci sono le ville che ovviamente sono per più persone, sono su lungo la collina abbracciate dal paesaggio circostante e tutti guardano verso il lago ovviamente. Sì, bellissimo. Sarebbe ancora più bello se non ci fosse tutta questa foschia, ma non importa. Noi adesso ci vestiamo e andiamo a visitare qualcosa di imperdibile se si visita il lago di Garda, quindi sì. Vittoriale degli Italiani. Andiamo. Il Vittoriale degli Italiani è dove Gabriele D'Annunzio ha vissuto dal 1921 fino alla sua morte. Ma più che una casa, questo enorme complesso è un tempio che celebra la sua vita, specialmente in relazione alla Prima Guerra Mondiale. Purtroppo non possiamo farvi vedere gli appartamenti che non possono essere fotografati, sembra per volere dello stesso D'Annunzio, ma possiamo portarvi con noi nei giardini, allestiti in maniera decisamente scenografica. Passiamo nel roseto, dove le rose rosse, fiore preferito dal poeta, sono al centro. Poi passeggiamo lungo il rivo dell'Acqua Pazza, che con le sue asperità rocciose e salti d'acqua rappresenta la natura impetuosa della giovinezza. Contrapposto è il rivo dell'Acqua Savia, che rappresenta invece con il suo scorrere placido l'età avanzata. Entrambi i rivi sfociano nel laghetto delle danze, la cui forma è una dedica a Gasparo da Salò, l'inventore del violino moderno. Qui D'Annunzio organizzava concerti di musica, ma anche soirée piccanti. Dobbiamo però ammettere che troviamo un po' strano questo connubio tra guerra e giardino, ma mai strano quanto il cacciatorpediniere incastonato nella collina. Questa è la Regia Nave Puglia, uno dei cimeli della Prima Guerra Mondiale regalati ad D'Annunzio, e il poeta ha deciso che voleva almeno la prua nel suo giardino. E questi due cannoni
all'epoca di D'Annunzio sparavano a salve, non così a caso, ma perché proprio lui evidentemente si divertiva quando c'erano ospiti, così. C'è un po' di fuochi d'artificio. Ognuno si diverte come vuole. D'Annunzio non ha mai navigato sulla nave Puglia, ma lo ha fatto su questo MAS 96, uno dei 3 motoscafi antisommergibile che nel 1918 si sono infiltrati in beffa alle navi austro-ungariche nella baia di Bucari per lanciare dei siluri e lasciare 3 messaggi in bottiglia in cui D'Annunzio si burlava del nemico. Il motoscafo poi gli è stato donato insieme alla nave e lo usava per farsi le gite sul lago. Cioè, secondo te ci teneva sulla mitraglietta anche per le gite sul lago? Secondo me sì. C'è chi c'ha la barca a vela, c'è chi c'ha un motoscafo da guerra. Anche noi oggi facciamo un giro sul lago. Chissà se ci daranno qualcosa di altrettanto belligerante. Mi sa di no. Sulla stessa falsariga, nell'auditorium si trova il piccolo aereo con il quale D'Annunzio volò dalla provincia di Padova a Vienna e ritorno per lanciare non bombe ma volantini. Ma il poeta guidava anche mezzi più ordinari, anche se all'epoca non così diffusi. E questo piccolo museo si chiama L'automobile femmina perché è stato D'Annunzio a decidere che le auto dovessero essere al femminile, perché secondo i futuristi era lo automobile, lui invece decide no, è al femminile, e così è stato. E tra l'altro quest'ultima parte, quella del museo dell'automobile, è visitabile liberamente perché è al di fuori dei tornelli, se così vogliamo dire. Sì, all'uscita, e appunto noi stiamo uscendo e adesso andiamo a pranzo. Si va a pranzo. E a pranzo andiamo allo storico Grand Hotel Fasano, costruito proprio in riva al lago. E continuiamo anche oggi con del pesce di lago. Questo è Coregone con spuma di Franciacorta, perché siamo comunque in provincia di Brescia. L'avete visto il video sulla Franciacorta? Se no andate a guardarlo, però appena finite questo, non prima. Molto buono. Continuiamo con un risotto carnaroli, zafferano del Garda, capperi sbriciolati e foglie di capperi. Molto molto saporito questo zafferano, veramente carico. Non sapevo che si coltivasse lo zafferano qua sul Garda. E dopo questo buon dolce andiamo a visitare dei giardini, se il tempo regge. Dita incrociate. Sempre pioggia con noi. L'Heller Garden è un giardino botanico, ma anche un'esposizione d'arte in cui le opere dialogano con piante e acqua. Salva! Questo è un glicine di circa 120 anni, sembra di essere in Cambogia. Ma non solo arte botanica, queste due sono le ametiste più grandi che ci sono in Europa. Quanto sono giganti! E devo dire, Marti, che hai scelto il vestito giusto, floreale, ti mimetizzi abbastanza bene. Sono in camouflage in realtà. Comunque questo giardino è stupendo, colorato, profumato, ricchissimo, ma per quanto io ami il connubio arte giardini, stiamo un po' trascurando il lago, quindi rimediamo subito. Rimediamo. Ed entriamoci proprio nel lago, con un tour in barca che parte dal porticciolo di Gardone Riviera. Passiamo davanti a Torre San Marco, che è dove D'Annunzio teneva ormeggiato il motoscafo da guerra. Più avanti c'è la settecentesca Villa Bettoni, con la sua imponente facciata che si specchia nel lago. E fare un tour in barca consente di vedere effettivamente tutte queste ville dal lago, che è la loro facciata migliore, ecco. Sì, sono state progettate per essere viste da chi arrivava per la prima volta dal lago, quindi danno il loro meglio da questa angolazione. Poi passiamo davanti al colorato porto di Gargnano e infine arriviamo a Villa Feltrinelli, costruita nell'800. Oggi è un hotel, ma tra il 1943 e il 1945 è stata la residenza di Mussolini. Marti, impressioni a caldo? Me l'aspettavo un po' più austera, non lo so, queste finestrelle a stella, il giallo, l'arancione, mi sa poco da residenza di Mussolini.
La nostra ultima tappa è la più spettacolare. L'isola del Garda è la più grande isola di questo lago. Sembra fosse abitata già in epoca romana. Poi per secoli ha ospitato un convento francescano e oggi è di proprietà della famiglia Cavazza, che abita nell'incredibile villa. E dopo le bollicine in barca andiamo a cena nel ristorante del nostro hotel, che volendo offrire un servizio di benessere a tutto tondo, oltre alle camere meravigliose, la spa che ancora non vi avevamo fatto vedere e la posizione sulle colline, ha anche un ristorante dove servono piatti curatissimi, preparati con ingredienti regionali. Insomma, un ottimo modo per concludere la giornata. E dalla cena passiamo direttamente alla colazione e poi si sale verso nord. Tra l'altro notare pancake senza glutine. E niente ragazzi, buona colazione, buona giornata. E iniziamo la giornata sulla terrazza del Brivido. Altino. Questa terrazza non è pubblica, è dell'Hotel Paradiso, quindi se venite qui, ovviamente se dormite qui in hotel potete accedere alla terrazza, ma anche se pranzate o semplicemente se fate una merenda, una colazione, un aperitivo. E visto che la cedrata tassone l'abbiamo già provata nel cocktail, adesso cogliamo l'occasione per provarla così. Anche se non siamo più a Savò, però fa niente. Vabbè, fa niente, che la puoi bere solo lì. Sì. Comunque da qui la vista è ovviamente spettacolare, ci sono anche dei punti di interesse carini, come ad esempio qua sotto la città di Campione, una vecchia città industriale, adesso centro importante per la vela. Forse più villaggio, non è così grande da essere città. Villaggio industriale. E appunto vela perché qui ci sono dei bei venti e ci sono un sacco di vele, kayak e cose del... No, kayak non è a vela. No, kayak. Windsurf, ok. Confusione. Comunque adesso andiamo dall'altra parte invece perché raggiungiamo un quartiere, una frazione chiamata Pieve. Se vi state chiedendo perché visitiamo una frazione invece che Tremosine, è perché Tremosine è il paese che non c'è. Si tratta infatti di una località composta da 18 frazioni, nessuna delle quali però si chiama Tremosine. Comunque, nonostante non ci sia, è uno dei borghi più belli d'Italia. La frazione di Pieve è un po' il balcone del Garda e ha un sacco di affacci panoramici sia privati, soprattutto di hotel, che pubblici. Ed eccoci arrivata alla terrazza, quella pubblica, alla quale tutti possono accedere liberamente, c'è anche una panchina dalla quale ammirare il panorama. Molto bello qua. E di fianco c'è quella che è stata la prima terrazza a sbalzo, che ora è di un hotel, ma all'inizio era praticamente il punto di arrivo delle merci che arrivavano da giù con un filo e si faceva il contrappeso. Quindi proprio tecniche, insomma, ancestrali, qualche anno fa. Bene, proseguiamo nel paesino. Oltre ai panorami vediamo la cinquecentesca chiesa di San Giovanni Battista. I suoi interni sono stati decorati tra 600 e 700 e la loro ricchezza è impressionante, soprattutto se si pensa che questo è un piccolo borgo e i suoi abitanti non erano grandi possidenti terrieri o ricchi mercanti. Passeggiando tra le vie fiorite del paese arriviamo alla Scala Tonda, dove si faceva ritrarre in foto Arturo Cozzaglio, l'ingegnere e il geologo che diresse il progetto e i lavori per la realizzazione della strada della Forra. E ora vi stiamo facendo vedere una cosa che non si deve fare. Questa è una casa privata, quindi ci hanno messo anche la catenella. Non sedetevi come sto facendo io. Io ho chiesto il permesso. Prima di proseguire ammiriamo un'ultima volta il panorama dall'Hotel Panorama, che rispetto agli altri ha una posizione più sopraelevata. Visto anche questo panorama, possiamo proseguire e andare a Limone. Andiamo. A Limone sul Garda le colline ricominciano a scendere in maniera più dolce verso il lago, così il paese è costruito sulle sue sponde, non in altura. Passeggiando sul lungolago e tra le vie del centro, notiamo subito come tutto sia pulito, vivace e soprattutto notiamo la grandissima quantità di fiori. Sembrano quasi allestiti per qualche festa, ma no, questa è semplicemente Limone. Seguiamo il lungolago fino ad arrivare al bellissimo porticciolo vecchio e qui ci fermiamo anche a mangiare. E mangiamo proprio su questo balconcino che è uno dei posti, ci hanno detto, più romantici del Limone. Quindi, wow! Niente male. La specialità di questo ristorante è il pesce di lago. Prendiamo vari piatti da dividere per poter assaggiare il più possibile, visto che è tutto molto particolare e soprattutto molto buono. E poi possono farmi quasi tutti i piatti senza glutine, quindi top!
e dopo pranzo si smaltisce. Ognuno smaltisce a modo suo. No, non è vero, facciamo anche qualche passo, dai. Stiamo raggiungendo la ciclopedonale di Limone, che parte dal paese ed è lunga 5,5 km. I primi 3 km sono una normale ciclopedonale che fa più o meno lo stesso percorso della Gardesana e noi ci stiamo facendo portare da questo taxi Ape Calessino alla parte finale. E questi ultimi 2 km, che sono quelli più scenici perché è proprio a sbalzo sul lago, li facciamo passeggiando. Visto che camminiamo, stiamo smaltendo, Ve sì. L'avevo detto, non mi credete. Ci dicono che questa è considerata la ciclopedonale più spettacolare d'Europa, ma noi non ne abbiamo viste così tante nei nostri viaggi, quindi fateci sapere la vostra. E proprio sul confine tra Lombardia e Trentino, in questo momento la ciclopedonale finisce. Ci sono dei progetti per farla continuare, ma al momento si ferma qui. Sì. Ma è anche una cosa positiva per noi perché dobbiamo tornare indietro, non abbiamo mica finito a Limone. Torniamo in centro e andiamo a vedere la limonaia del Castello. Anche se questa è la prima limonaia in cui entriamo, durante il tour in barca di ieri e risalendo la costa ne abbiamo già viste parecchie. Quest'area, infatti, grazie al suo clima mite, è stata per secoli il punto più a nord in cui si riusciva a coltivare gli agrumi. È nel XVII secolo che si comincia a costruire le limonaie, strutture terrazzate con grandi pilastri, sui quali appoggiano delle pergole che d'estate venivano lasciate aperte, mentre d'inverno venivano chiuse con assi di legno e vetrate, in modo da formare delle serre. In realtà Limone sul Garda non deriva, cioè almeno il nome non deriva dal frutto, anche se potrebbe sembrare. È una coincidenza fortuita, perché sembrerebbe che limone derivi dal limen. Infatti questa era una città su un confine e quindi limen significava confine e deriva da questo. Caso fortunato. Chissà, sì, è vero, chissà, perché se poi hanno proprio deciso già che ci siamo, mettiamoci pure i limoni così facciamo combo. Per scoprire di più sulla storia di questa coltivazione che ha cambiato il volto del lago si può visitare appunto questa limonaia che oggi è un museo. Marti, cosa ti sei fregato? Allora, mi hanno detto che quelli che cadono a terra si possono prendere e visto che prima c'è stato il temporale, sì, non ve l'abbiamo fatto vedere ma abbiamo portato la pioggia anche qui, ovviamente, questo è caduto e profuma tantissimo. Ovviamente non entrando nelle uole. Certo che no. Ok, no, sì. Diciamolo perché, ok. Dopo la limonaia andiamo a fare il check-in in hotel, che è leggermente fuori Limone. Vai! Non sei bravo come me. Non sono aggraziato. E vorrei dire che prima di cena ci rinfreschiamo un pochino, ma in realtà siamo per entrare in un posto molto caldo. Esatto, ci rilassiamo un pochino nella sauna panoramica dell'hotel. Ok, dai, metto via questa e vengo anch'io. Bravo. Bene ragazzi, dopo un po' di relax in hotel siamo tornati adesso a Limone per cena essenzialmente. Abbiamo passeggiato un po' tra le vie, sono molto tranquille la sera, bellissimo davvero. E ceniamo. Comunque, ceniamo qui. Qua dietro. Ceniamo al ristorante Gemma, il nostro tavolo è proprio sul lago che a quest'ora è illuminato di una luce blu stupenda. E visto che siamo a Limone non potevo non prendere i ravioli al limone. Buoni? Veramente buoni. E la buonanotte la facciamo dare al Cigno. Ciao Cigno. Buonanotte, ci vediamo domani mattina. Ciao. Ciao. Il nostro quarto giorno sul lago di Garda inizia alla grande, perché se in Franciacorta abbiamo girato 3 vigneti con una Vespa, oggi facciamo un tour su questa duetto aerodinamica. Eri già qui a aspettarmi? Certo. La facciamo sempre questa adesso. Sì. Quindi, anche se nel video su Brescia non vi abbiamo mostrato le macchine d'epoca della Mille Miglia, adesso ne guidiamo sì, una. ce l'abbiamo qua, va bene lo stesso. Check. Direi di sì. Ottimo. Spettacolo ragazzi. Tra l'altro adesso siamo già al castello, la nostra prima tappa.
Sembra che la prima costruzione del castello di Padenghe risalga intorno al 1100. Nei secoli ha subito numerose modifiche, ma è rimasta intatta la struttura urbana organizzata su 3 file divise da 2 strade. Qui c'è anche un piccolo teatro all'aperto e si può salire sulla torre campanaria per guardare il panorama dall'alto. Ma questa non sarà l'unica torre di oggi. Ieri terrazze, oggi torri. Un'altra tappa che facciamo è la Torre di San Martino, costruita a fine 800 per celebrare il Risorgimento italiano. La torre si trova sul Colle di San Martino, dove nel 1859 si scontrarono gli eserciti francese, austro-ungarico e del Regno di Sardegna, nella famosa battaglia Solferino-San Martino. Questa sanguinosissima battaglia lascia sul campo oltre 40.000 tra morti e feriti. Nei giorni successivi lo svizzero Henri Dunant, che passava di lì per parlare con Napoleone III, fu scioccato dall'incapacità di prendersi cura dei feriti ed ebbe l'idea di formare una squadra di infermieri volontari preparati, idea che, messa in pratica, diede vita alla Croce Rossa. La torre è alta 64,5 metri, ma la salita è molto agevole perché non è fatta di scalini ma da una rampa. Ci viene l'idea, anche se non possiamo confermarla, che essendo il progetto in onore dei soldati si sia pensato di rendere la salita percorribile anche ai veterani anziani o con mobilità ridotta, forse proprio a causa della guerra. Sarebbe un bel esempio di architettura accessibile. E vale davvero la pena salire su fino in cima perché c'è un panorama a 360 gradi di tutto, vigneti che circondano, bello. Cioè si vede ovviamente il lago. Anche Sirmione da qua. Sì, Sirmione però ci andiamo dopo. Esatto. Adesso rimaniamo qua. Cioè non qua, no. No, infatti. Proseguiamo. Riprendiamo il giro, esatto. Oggi pranziamo in vigna, dai Conti Thun per essere precisi. Tra l'altro qui è tutto molto a tema rosa. Sì. Non a caso in realtà. No, non a caso, perché appunto il vino tipico di qui è un rosé. In realtà è un caso le rose all'inizio dei filari, esatto. Perché quelle sono storiche e quindi quello è un caso fortuito come limone e le limonaie. Esatto, è una coincidenza. In questa vigna si coltivano diverse uve, tra cui il groppello, tipico della Valtenesi e conosciuto già in epoca romana. Con questa e altre uve si fa il rosé, che veniva chiamato, come ci spiegano durante il tour, il vino di una notte, perché ha una lavorazione molto veloce che un tempo veniva fatta solo di notte, quando le temperature erano più basse. Ma noi non siamo venuti qui solo per un tour della cantina, appunto facciamo anche un pranzo, anzi un picnic. Come funziona questo picnic? Praticamente vi danno il cestino e un'altra cassetta per fare tutto l'allestimento con le coperte e i cuscini e poi bisogna cercarsi il posto dove farlo. C'è anche una mappa e niente, così si va alla ricerca del posto perfetto per i picnic in mezzo alle vigne. Ora, in realtà noi ci siamo fatti portare col caddy perché Che siamo pigri! Perché siamo pigri e abbiamo scelto la cima della collinetta, quindi andiamo, il cestino è già vuoto, abbiamo già fatto l'allestimento. È tutto fake! Ehi, cosa fai? Aspetta, devi allestire! Sto allestendo! Just wanna lie in the sun. Ora che adesso è tutto settato possiamo effettivamente fare picnic, Martina va avanti ovviamente e niente, è anche arrivata una nuvoletta, quindi si sta perfettamente al fresco, circondati dalle vigne, bello. Però dopo deve tornare il sole, Dopo deve tornare il sole perché effettivamente abbiamo un'attività che ci vuole il sole. Qualcuno di voi si starà sicuramente chiedendo: ma dov'è Sirmione? Eccola qui, non potevamo certo visitare questa sponda del lago e saltarla. Questa penisola, che si estende per 4 km nel lago, è abitata fin dall'antichità e ha edifici risalenti a tutte le epoche. Il castello scaligero, che segna l'ingresso alla città dalla terraferma, è stato costruito tra il XIII e il XIV secolo. Ci sono resti di chiese longobarde e la chiesa di Santa Maria Maggiore è quattrocentesca con affreschi della stessa epoca. Vi consigliamo di evitare per Sirmione il sabato e la domenica perché adesso siamo a maggio, a metà di settimana ed è già strapieno di gente. Eh sì. Quindi Tra turisti, scolaresche, c'è da dire che in queste 2 settimane ci hanno detto che i tedeschi hanno le vacanze, quindi in tanti sono qua effettivamente. Però se riuscite venite in settimana, male non fa.
Detto questo, noi non abbiamo dedicato tantissimo tempo al centro, purtroppo, perché ci stanno aspettando qui davanti alla Dorsena. Esatto. C'è qualcuno che ci ha fatto fotobombing, li ho visti con la coda dell'occhio, ma va bene. Questa è effettivamente la stessa imbarcazione che Nolan ha usato in Tenet. La stessa proprio. È questa. Effettivamente dal 19 di luglio al 14 di agosto. Ah, vabbè, neanche un mese. Quanti secondi nel film poi alla fine? 30 secondi. 30 secondi. 20 giorni di riprese dalla mattina alla sera per 30 secondi. C'è una cosa importante che non abbiamo raggiunto dalla terraferma, ma che vediamo dal lago. Le grotte di Catullo sono i resti di una gigantesca villa romana, costruita tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., sull'estremità della penisola di Sirmione. In realtà non sono grotte, ma questo appellativo risale a prima dell'Ottocento, quando i resti erano ancora interrati, e nonostante il nome è improbabile che questa villa dall'imponenza imperiale appartenesse al poeta Catullo. Cioè, guardatela, è davvero enorme. E adesso facciamo un bagno, direi. Facciamo un bagno? Non qua però. No, a meno che non ti vuoi tuffare, tuffati tu. No, eviterei. No. Ok, andiamo da un'altra parte. E ovviamente le terme ci arriviamo direttamente dall'attracco. Che poi le terme acquarie si possono raggiungere comodamente a piedi perché sono proprio in centro a Sirmione. Siamo noi che, dato che abbiamo a riva, vogliamo farli splendidi. E cominciamo il nostro momento di relax con una cena aperitivo. Momento aperitivo. Marti, però perché non abbiamo preso lo spritz? No, il Pirl, no, il Apertas, no, quanti nomi ci sono? Allora, stasera stiamo andando di acqua perché siamo alle terme, facciamo qualcosa di leggero, anche l'aperitivo è molto carino, tra l'altro è tutto senza glutine, quindi mangiamo e facciamoci un bagnetto al tramonto. Ci sta. Poi, proprio mentre il sole tramonta, ci godiamo le sale relax e le piscine di acqua termale naturale. Forse un po' troppo. A te il relax ti fa male, comunque. E ragazzi, in questo puro stato di relax, da una posizione veramente bella, siamo pronti a ringraziarvi per aver guardato il video. Prima di andarvene però, fateci sapere quali altre location dovremmo visitare ancora sul lago di Garda, perché sappiamo di averne perse un pochino. Comunque, se questo video vi è piaciuto, magari vi piacerà anche quello sulla Franciacorta, se non lo avete ancora visto. Recuperatelo. E noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio. Ciao! Ciao!